Benvenuti a tutti, sono Mattia Monegato di Unismart, Fondazione Università degli Studi di Padova. Benvenuti all'Open Day del Master di secondo livello in Geostatistica per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Io do delle veloci comunicazioni di carattere logistico affinché l'Open Day possa risultare perfettamente filante, diciamo così. Allora, una prima comunicazione riguarda l'audio. Chiediamo durante l'illustrazione di tutti i relatori di tenere l'audio disattivato. Se vi sorgessero delle domande in mente, preghiamo di riportarle sin da subito attraverso lo strumento chat di Zoom. Siamo nella fascetta sotto di Zoom, in modo che possano essere riprese in uno spazio dedicato finale, domande e risposte, in cui mi farò portavoce e le proporremo appunto ai relatori. Ricordo anche che l'Open Day sarà registrato a beneficio magari di coloro che volessero rivederlo o volessero riconsultarlo. Sarà disponibile dai prossimi giorni la registrazione dal sito web del Master, appunto, laddove vi siete iscritti anche a questo Open Day. Non rubo altro tempo, vi auguro un buon ascolto e passo subito la parola al vice direttore del Master, professor Francesco Pirotti. Prego, professore. Pronti? Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Condivido lo schermo. Vediamo. Ok, dovreste vedere la slide del master. Confermatemi, va bene. Confermato. Ecco, bene, volevo un po' raccontarvi di cosa tratta questo master. Intanto mi presento, io sono il professor Pirotti, lavoro al Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali e collaboro attivamente anche col Centro Interdipartimentale di Ricerca di Geomatica, il CIRGEO, sempre all'Università di Padova, e mi occupo di dati spaziali, del loro rilievo, della loro rappresentazione e della loro gestione in senso ampio, ovvero analisi, gestione anche delle accuratezze, cioè di quanto siano affidabili i dati e di come utilizzarli. Questa collaborazione insieme all'unità di biostatistica è nata durante il famigerato periodo Covid, dove eravamo tutti a casa e praticamente arrivavano tutte queste informazioni, questi dati, e ho visto che l'unità di biostatistica stava lavorando a un'app interattiva per visualizzare i dati. Allora mi sono messo in contatto e abbiamo iniziato una collaborazione in quel momento estemporanea, nel senso sui dati stessi, ovvero come portare l'informazione territoriale, che siamo tutti abituati ormai a vedere le mappe delle distribuzioni, sia in quel caso del Covid, ma adesso ovviamente anche di altre cose, e di come queste mappe e come, come l'informazione si sposta nel tempo, ma anche nello spazio. Dopo è nato poi l'idea di implementare le conoscenze di tutti diciamo, i gruppi di lavoro, ovvero la parte nostra, l'utilizzo di sensoristica sia satellitare, ma anche ormai sensoristica distribuita, quindi dai cellulari fino all'Internet of Things, che raccolgono dati sia ambientali, di qualità dell'aria, eccetera. E tutti questi dati hanno un'informazione e hanno anche una posizione nello spazio e nel tempo. E queste informazioni qui non sono certo statiche, variano, ad esempio della qualità dell'aria è abbastanza chiaro, e quindi conoscerne un pochino gli andamenti, pattern ricorrenti, eccetera, è decisamente importante ed è importante poi metterli in riferimento con la parte più epidemiologica. E dal titolo stesso potete vedere appunto questa ampiezza di applicazioni, perché si parla di salute dell'uomo, ma anche degli animali e dell'ambiente. Basta accendere la televisione, sentiamo appunto parlare adesso non sono un veterinario, dirò magari dei termini non esattamente accurati, ma la peste suina, cioè la distribuzione dei cinghiali che quindi impattano effettivamente su delle dinamiche che di per sé sono complesse nello spazio e nel tempo. E quindi l'idea del master è proprio quella di andare a applicare delle metodologie rigorose
di come si ottengono questi dati qua e come si portano, come si fanno, come si rendono utili poi per comprendere di più e per fare e per prendere delle decisioni più basate sull'evidenza, evidenza statistica, quindi evidenza rigorosa. È un master a distanza perché è nato proprio per chi lavora, quindi trovate tutte le lezioni registrate, aggiornate su dei video. Ogni video ha un piccolo sommario, quindi potete anche vedere il minutaggio per andare eventualmente a ripetere delle cose. Io lo ritengo molto utile anche perché, come è normale che sia, alcune parti possono risultare più ostiche, alcune invece sono magari già note per il vostro background, per la vostra conoscenza e quindi decidete se andare più veloci, più lenti. Quindi è autogestito come linea temporale per seguire le lezioni e quindi trovate tutto il materiale su un unico portale a disposizione, quindi potete navigare tranquillamente su tutte le lezioni. Alla fine, attenzione, perché ovviamente che il master poi deve avere delle prove in itinere per assicurarci che poi chi prende il certificato cioè che chi segue con successo il master abbia effettivamente le conoscenze richieste. Quindi alla fine ci sono delle prove in itinere che dovete sostenere e che dovete passare con profitto. Quindi assolutamente ogni modulo viene, diciamo, c'è un piccolo test per assicurarci che abbiate compreso i contenuti del modulo stesso. Quindi qui c'è un po' di ripetizione, quindi viene erogato in modalità on demand tramite la piattaforma e appunto è progettato per studenti e professionisti che siano in grado di autogestirsi l'impegno nel tempo e c'è un'interazione ovviamente tra studenti e docenti tramite sia il forum che anche degli incontri online su Zoom. Qui c'è un po' di parti amministrative che poi magari verranno ripetute, quindi ci sono delle agevolazioni, vedete, c'è anche la possibilità di seguire come uditori con una scontistica, vado a memoria, mi sembra sia fino al 50%, ma poi eventualmente mi correggeranno, ma esclude lo studente dal tirocinio e dal project work finale. Non sono previsti veri e propri tirocini, in quanto quasi tutte le persone che seguono il master già lavorano, quindi sono già in un ambiente dove hanno a disposizione dei dati e la possibilità di fare quello che si chiama un project work, che è un'applicazione pratica di quanto compreso nel master su dei dati reali che o hanno già a disposizione oppure che vengono messi a disposizione dai docenti. Quasi sempre, almeno nelle scorse edizioni, abbiamo avuto chi frequenta che ha già a disposizione, nel loro ambito lavorativo, hanno già a disposizione una sfida, passatemi il termine, ovvero un case study, un caso studio sull'utilizzo per utilizzare le tecniche che vengono insegnate durante il master su dei loro dati. E il che ritengo sia anche estremamente interessante perché uno parte già con un'idea di come sicuramente nella prima metà del master matura un'idea di come utilizzare queste tecniche, questi metodi che impara su dei propri dati e per una propria applicazione. Nel caso così non fosse, non è un problema perché nell'ambito accademico appunto abbiamo moltissimi dati e la possibilità di applicare moltissimi casi studio. Non è una tesi, ovvero il project work è praticamente l'applicazione di metodi, quindi è diciamo meno impegnativo rispetto a una tesi, però è lo stesso un lavoro che poi va presentato, c'è una presentazione finale dove gli studenti presentano il loro lavoro a una commissione e la commissione poi valuta appunto la qualità del lavoro. Il programma penso che dia una buona idea di quello che viene insegnato. La prima parte
tratta la gestione dei dati geospaziali. Noi abbiamo tantissimi dati, no, ne ho accennato all'inizio della presentazione, abbiamo tantissimi dati geospaziali, sia impliciti, cioè il nostro cellulare ha la possibilità di geolocalizzarci, quindi noi possiamo effettivamente vedere dove siamo nel tempo, se diamo ovviamente i permessi, fino a degli strumenti che sono in orbita, quindi dei satelliti, che fanno delle foto, riprendono delle immagini della superficie terrestre a intervalli regolari. Questo, tra l'altro, sarà sempre più, ci sarà una disponibilità sempre più ampia di questo tipo di dati, quindi imparare a gestire questi dati qua è un investimento, a mio avviso, estremamente intelligente, perché ci sono tantissimi progetti di nuovi sensori e nuove missioni, queste si chiamano missioni spaziali, dove investimenti di pubbliche amministrazioni, ovviamente a livello nazionale o internazionale, come l'Agenzia Spaziale Europea, quella americana, quella indiana, quella giapponese, hanno investito per mettere in orbita questi, diciamo, questi occhi dallo spazio, che orbitano circa qualche centinaio di chilometri di altezza rispetto alla superficie terrestre e riprendono tutta una serie di informazioni rispetto alla superficie terrestre. Non solo informazioni, foto, diciamo, come siamo abituati a farne con il nostro cellulare, ma anche informazioni più sofisticate come gli infrarossi, quindi effettivamente delle foto a infrarossi, ma anche addirittura una cosa che mi è sempre affascinato tantissimo, riescono a vedere delle deformazioni della superficie terrestre di qualche centimetro, cioè si accorgono della deformazione di una superficie ehm, di qualche centimetro con interferometria. Quindi effettivamente queste tecniche ci danno una ricchezza di informazioni notevole che però va messa a fattor comune e va utilizzata. Quindi per gestire questi dati impareremo a usare quelli che si chiamano i sistemi informativi geografici o GIS o SIT e Open. Noi usiamo tutti software che sono disponibili sia gratuitamente, ma si dice open anche perché sono a codice aperto, quindi sono completamente trasparenti e analizzabili anche a livello di singolo algoritmo, quindi sono appunto open source. Il modulo 2 si focalizza sul telerilevamento, quindi sull'analisi di queste informazioni rilevate da remoto, che sono sia da satellite ma anche da droni, perché ormai appunto il drone viene utilizzato per fare riprese in modo speditivo e indipendente, cioè non bisogna rispettare una determinata orbita o avere tutta una serie di permessi. Bisogna avere dei permessi per usare il drone, però sono permessi, diciamo, è più utilizzabile in senso più speditivo. Nel senso, se io voglio, se domani è una bella giornata ho il mio patentino, posso andare a fare un volo con un drone, fermo restando che l'area ovviamente non sia soggetta a limitazioni. Il terzo modulo invece comincia a prendere tutti questi dati di cui abbiamo imparato un pochino a come ottenerli, come sono fatti, il formato dei dati, come gestirli con dei software, come visualizzarli e impariamo dal modulo 3 in poi a gestirli e ad applicare dei metodi per andare ad analizzare e applicare tecniche appunto di declustering, modelli geostatistici, campionamento preferenziale e passare a identificare dei pattern, che è la cosa più importante quando uno si trova davanti a dei dati, vuole capire cosa ci dicono i dati e quindi la prima cosa di solito che si fa è identificare se ci sono delle cose che saltano all'occhio, appunto cluster o dei pattern spaziali, spazio-temporali, che mi consentono forse di mettere in relazione con altri fenomeni epidemiologici o quant'altro. Modulo 5 e 6, magari te ne parlerà meglio la professoressa Catalan, profilazione dell'unità o aree ad alto rischio con modelli bayesiani e bayesiani empirici. Per queste parti qua, questi ultimi moduli passano proprio a dare gli strumenti per dire abbiamo trovato un'interazione, una possibile relazione tra un fenomeno epidemiologico e dei dati ambientali o quant'altro, delle fonti di rischio,
e vi diamo il rigore scientifico, quindi il rigore statistico, per valutare determinate ipotesi di relazione o di non relazione tra due fattori. I materiali didattici, appunto, a parte i video di cui abbiamo appena parlato e delle slides, ci sono anche degli script perché il master è fortemente pratico e quindi i metodi che imparerete ad applicarli mediante dei workbook e script condivisi, cioè proprio delle righe di codice in ambiente R e in ambiente Google Earth Engine che servono proprio per elaborare dati anche massivi. Si parla nel master anche viene utilizzato il termine big data ed è effettivamente quello che si può definire così il dato geospaziale proveniente da sensori satellitari, proprio perché ci sono talmente tanti sensori ormai che orbitano intorno alla Terra che la quantità di dati a disposizione, la velocità con cui vengono aggiornati e la varietà del dato è talmente ampia che si può effettivamente parlare di big data. Per gestire questo tipo di dati bisogna utilizzare degli strumenti, ormai è impensabile poter portare i dati sul computer, ma si porta il metodo su dei server. Quindi imparerete a utilizzare anche una modalità di processamento da remoto utilizzando Google Earth Engine. In futuro implementeremo anche probabilmente altri portali perché anche la comunità europea sta implementando un sistema di gestione dati satellitari simile a Google Earth Engine, proprio per non essere vincolati a un'azienda privata, ma quello è una cosa che non è ancora matura, ma appena lo sarà verrà inserita all'interno del master. Ci sono delle pagine web interattive, quindi il materiale didattico è vario e la prova finale, come abbiamo detto, consiste nella valutazione di tutti i compiti e del project work finale che concorrono alla valutazione finale del corsista e questo adesso passerò la parola ad alcuni testimoni, prima vi faccio vedere alcuni esempi dei portali interattivi legati al telerilevamento, questa è un'immagine del Prato della Valle che mi riesce sempre molto utile perché è facilmente identificabile sull'immagine e vi viene fornito questo portale che consente poi di capire meglio come sono strutturate le immagini satellitari e cos'è una firma spettrale e tutta una serie di cose più tecniche. Questo per farvi vedere appunto che il materiale didattico non soltanto slides e video, ma anche portali interattivi. Questo è un altro esempio. Questo è l'esempio di un'applicazione particolare. Come vi ho detto, questo master è nato proprio perché le applicazioni sono veramente tante. Una tesi recente sulla quantificazione degli edifici all'interno di campi profughi, fatto da una tesista, utilizzando il radar, cioè un'immagine particolare che ci dà un forte ritorno dell'impulso emesso su oggetti di tipo, appunto, tipo fabbricati. Quella a destra invece è un'altra applicazione ed è legata alla presenza o meno, la probabilità di presenza di una determinata specie, che non lo sapevo, l'ho imparato anch'io durante il master, interagendo appunto con altri docenti, è una cosa importante, cioè sapere la presenza o assenza o probabilità di presenza e di numero di capi, proprio per capire meglio eventuali incidenze di una determinata malattia. Quindi sono tutte informazioni di input molto importanti. Ultima cosa che mi riguarda, che volevo riportare, questo invece è un'altra corsista dell'edizione scorsa, fa parte del personale tecnico amministrativo del nostro dipartimento. Il nostro dipartimento si occupa di boschi e uno dice, ma i boschi, un'applicazione legata al mondo forestale, a parte l'epidemiologia a livello proprio di bosco, quindi patogeni come il bostrico, ma qui la Paola cosa ha fatto? Insieme al professor Lingua ha fatto un lavoro molto interessante mettendo in relazione la mortalità e l'accrescimento, cioè voleva vedere qual era la probabilità
di trovare della rinnovazione del bosco vicina a degli alberi morti, cioè se l'albero morto effettivamente faceva da facilitatore alla presenza di una rinnovazione, per capirne di più sulla dinamica spaziale del bosco. Non approfondiamo più di tanto, però questo è un esempio molto interessante di come si possono applicare queste tecniche per comprendere meglio alcune dinamiche. Quindi si cerca di capire se la vicinanza relativa tra un albero morto e un albero appena, diciamo, in rinnovazione, se è statisticamente significativamente diversa rispetto a una distribuzione casuale. E quindi si applicano determinate mappature, determinati test statistici per capire se questa ipotesi è vera o no. E tutto il resto quindi viene di conseguenza con delle applicazioni di test per capire appunto se è aggregato o no una determinata distribuzione nello spazio. Adesso mi fermo, mi sembra di essere abbastanza rimasto nei tempi, spero. Adesso possiamo vedere se la professoressa Catalan si è collegata, passo la parola a lei, altrimenti vado. Sì, ci sono, ci sono. Eccoci, allora lascio questa Buongiorno a slide e tu tutti. mi dici quando Sì, andare avanti. mi scuso per il ritardo, ma c'era consiglio di dipartimento. Buongiorno a tutti. Sì, poche parole perché Francesco, diamo la parola a chi ha fatto il master, poi che può portare degli esempi concreti di quello che sta utilizzando nella pratica giornaliera e che ha imparato durante il master. Questa slide ripercorre un po' quello che vi ha già detto il professor Pirotti, cioè che stiamo di fronte a una mole enorme di dati georeferenziati, però banalmente quello che noi insegniamo al master è anche cosa dobbiamo mappare, che colori dobbiamo utilizzare, perché vediamo tutti i giorni delle scale, delle mappe che virano dal rosso al verde per far vedere dei gradienti di rischio, per esempio, di qualche fenomeno. Quando io ho fatto il dottorato e sono andata a studiare la mappatura dei rischi, la prima cosa che mi hanno detto è non utilizzare mai delle mappe che virano dal verde al rosso, perché i daltonici, che non sono proprio pochi, non hanno la minima idea non di distinguere i colori, ma poi di che cos'è alto e che cos'è basso. E quindi c'è una parte anche proprio per insegnare che cosa, che colori utilizzare, come dobbiamo fare una mappa, se abbiamo la mappa dello stesso fenomeno in diversi periodi temporali, come dobbiamo farla? Usando gli stessi cutoff oppure usando, che ne so, i percentili all'interno dello stesso periodo? Beh, non c'è la risposta corretta, dipende da che cosa uno vuole evidenziare. Quindi ci sarà una prima parte dei moduli di disease mapping che tratterà anche cose che sembrano banali, ma che in realtà vengono, diciamo così, sottovalutate da chi si mette a fare le mappe tutti i giorni. E poi andare avanti. Non ho io il comando delle slide. Ok, questo solo per farvi vedere proprio quello che si diceva prima. La mappa di destra è uno dei primi atlanti di mortalità che è stato fatto a metà degli anni 90 negli Stati Uniti. Per riuscire a usare quei colori e quel tipo di mappatura hanno speso 10 anni di ricerca i sociologi per riuscire a capire quali erano i colori che venivano meglio percepiti come colori ad alto e basso rischio, che passassero sopra quelli che sono i problemi dei daltonici, per esempio. Quindi in tutti gli ultimi anni ci siamo dimenticati di questi 10 anni di ricerca sociologica americana sulla percezione del colore, però forse bisognerebbe ritornare un pochettino indietro. Puoi andare avanti ancora. Questo è un esempio della profilazione di area ad alto rischio, un esempio di epidemiologia umana che però, diciamo così, può essere pensato anche in altri ambiti, e la Laura Zavatta dopo vi darà proprio un'idea di questo nell'ambito parassitologico, nell'ambito veterinario. L'idea qui qual è? Fare una mappa del rischio qui è il rischio di endometriosi in una regione italiana, il Friuli Venezia Giulia, con la costruzione di un particolare indicatore che vedete qui si chiama SIR, Standardized Incidence Ratio, è un rischio, ok?
un rischio e noi vogliamo evidenziare se c'è un gradiente geografico nei comuni del Friuli Venezia Giulia di questo rischio di endometriosi nelle donne. Il problema di tutta la parte di sinistra delle slide, quindi qui l'istogramma e questa mappa che vedete molto frastagliata sui toni del bianco e del nero, è che ovviamente io vedo più casi dove c'è maggiore popolazione e non tutti i comuni di tutte le regioni d'Italia hanno la stessa dimensione in termini di appunto popolazione. Quindi i modelli che prima citava Francesco, in particolare bayesiani e bayesiani empirici che vengono insegnati in questo modulo, servono proprio per rimuovere questo effetto di dimensione diversa, di eterogeneità della popolazione. Le due mappe che voi vedete nella destra, il Poisson Gamma e il BIM, sono proprio due modelli che noi insegniamo in questo modulo e servono per rimuovere questo effetto dimensione della popolazione. Non mi soffermo perché sennò faccio tutto il modulo del master, però l'idea qui è far emergere un gradiente geografico che appunto sia ripulito, diciamo così, dalla dimensione della popolazione dei comuni. Quello che si vede è una mappa più lisciata, più si dice, con un gradiente geografico che emerge molto meglio rispetto alla mappa che voi trovate a sinistra. E questo è un esempio sulla profilazione. Qui è un esempio di epidemiologia veterinaria, di parassitologia, ormai di qualche anno fa. Cosa succede? Che i veterinari della Federico II volevano studiare la parassitosi canina nella città di Napoli e quindi loro avevano disegnato questo studio mettendo un reticolo di 1 chilometro per 700 metri sopra la città di Napoli. Dentro ognuno dei quadratini hanno disegnato un transetto e per ogni transetto hanno campionato a casa 3 feci di cani che poi sono state analizzate dal punto di vista parassitologico. Ovviamente la parte di statistica arriva dopo, loro questo disegno dello studio l'hanno fatto con le competenze che Francesco Pirotti è in grado di insegnarvi. Io arrivo dopo per l'analisi di questi dati. Francesco, puoi andare alla slide successiva. Ecco qui, esistono degli aggregati, esistono dei cluster, c'è un andamento regolare oppure c'è un andamento spaziale particolare? I dati con parassitosi, i punti con parassitosi, clusterizzano oppure non clusterizzano? Quindi questo è solo un esempio di quello che vi verrà insegnato invece nei moduli di geostatistica. Io mi fermo qui e credo che sia la cosa migliore, tanto poi siamo qui per le domande, sia io che il professor Pirotti, però credo che a questo punto sia fondamentale dare spazio a chi ha finito il master l'anno scorso, alla dottoressa Laura Zavatta e poi a chi lo sta facendo quest'anno e quindi al dottor Andrea Pedot. Ok, partiamo allora con la Laura. Pronti? Ecco qua. Eccomi qua. Sì. Ti lascio la Allora, parola. buon Dimmi pomeriggio, quando andare grazie avanti. mille. Sì, perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie per avermi invitata a parlare della mia esperienza del master con voi oggi pomeriggio. Io mi presento, sono Laura Zavatta, sono una studentessa iscritta al primo anno di dottorato di ricerca alla DISTAL di Bologna, al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. L'ambito in cui faccio ricerca è quello dell'entomologia generale applicata. Sono stata una studentessa del master di anno scorso e come vi è stato anticipato vi parlerò brevemente di un articolo che è uscito pochi mesi fa, in realtà, anzi il mese scorso, che è stato frutto dell'elaborazione dati del mio project work insieme alla professoressa Catalan, che è stata la mia tutor e anche coautrice di questo articolo. In particolare, la nostra ricerca era concentrata sull'analisi dell'evoluzione spazio-temporale di un patogeno che colpisce le api mellifere, si chiama virus della paralisi cronica, abbreviato in CBPV, ed è un patogeno che è di grande interesse dal punto di vista apistico perché compromette, diciamo, la mobilità delle api causandone la morte precoce, detto proprio brevemente, ecco. Il CBPV è attualmente appunto sotto i riflettori della ricerca in quanto sembra essere in aumento come patogeno e sembra che la sua fenologia si stia slegando piano piano dalla stagionalità.
Quindi la realizzazione di questo articolo è stata resa possibile grazie appunto alle competenze che ho ottenuto durante la partecipazione al master e queste competenze mi hanno permesso di elaborare un database estremamente complesso perché veniva appunto era il frutto dell'unione di dati inizialmente non troppo armonici tra di loro e che sono stati quindi ordinati e armonizzati anche grazie a alcune tecniche apprese, per esempio anche quella del geocoding, che è stata una tecnica di uno dei moduli che è stata affrontata durante il master. Possiamo cambiare slide? Ecco qua. Allora, abbiamo affrontato lo studio dell'evoluzione del CBPV utilizzando un paio di metodologie di analisi mirate a valutare l'intensità del fenomeno e identificare le aree ad alto rischio sul territorio nazionale. In particolare noi avevamo appunto uno studio che copriva tutto il territorio nazionale italiano e inizialmente abbiamo fatto qualche statistica descrittiva che per l'epidemiologia è molto importante, quindi abbiamo calcolato l'abbondanza del patogeno e la prevalenza e poi abbiamo utilizzato una tecnica che è appunto la funzione K di Ripley per verificare la casualità spaziale e la stima dell'intensità del processo e invece per individuare le aree ad alto rischio, scusate, abbiamo utilizzato delle tecniche riconducibili al modulo di disease mapping, che è quello di cui parlava appunto la professoressa Catalan. I software che abbiamo utilizzato per fare queste analisi sono quelli che verranno introdotti durante il master, quindi abbiamo utilizzato RQGIS e anche OpenBugs, che era un software che io personalmente non conoscevo, ma che è stato fondamentale per poter gestire questo tipo di dato. Passerei di slide, andrei avanti, farei vedere l'ultima. Ecco qua, qui abbiamo un esempio di mappe relative appunto all'elaborazione dati che abbiamo ottenuto e queste mappe illustrano come nel corso delle varie stagioni, dei vari anni di monitoraggio abbiamo potuto vedere che il patogeno si manifesta in dei focolai che sono localizzati all'interno della nostra penisola, ma che si localizzano in aree diverse. Quindi appunto questi focolai hanno una localizzazione che è variabile a seconda dell'anno e della stagionalità. E allo stesso tempo la cosa anche questa molto, molto importante, abbiamo visto che grazie alle tecniche del disease mapping c'è stato un aumento progressivo della probabilità di contrarre questo patogeno, evidenziandone una diffusione molto ampia e più frequente appunto nel tempo. Quindi questo è come ho applicato alcune tecniche, in particolare appunto il disease mapping del processo spaziale di punto per l'elaborazione di dati di un database di cui noi disponevamo già come centro di ricerca e in realtà poi per il mio progetto di dottorato mi focalizzerò moltissimo anche sull'utilizzo di GIS e quindi in realtà ho in programma di utilizzare molti altri moduli del master appunto, che ho preso l'anno scorso. Quindi in realtà appunto ritengo che sia stato, almeno per quanto mi riguarda, appunto fondamentale la partecipazione a questo master. Grazie mille. Grazie a te, ottimo. Passiamo a Andrea. Vedo. Eccoci. Ok, qui si va avanti. Ah, animazioni. Dimmi pure. Sì, no, io possiamo procedere pure, esatto, finché non... io parlerò un attimo di come ho utilizzato i contenuti del master poi per integrare, sta con la telecamera perché non c'è connessione, Magari per Andrea, integrare... di anche cosa fai nella vita. Sì, è vero, è vero. Allora, io ho studiato medicina, mi sono laureato a Padova con una tesi con UBEP e poi l'anno scorso, dove sono all'estero con un'organizzazione umanitaria abbastanza grande a occuparmi di anticipazione di disastri. Siccità adesso, a novembre scorso era alluvioni fino a maggio, colera, Mpox, quindi insomma mi occupo di anticipare i disastri, di lavorare con dei partner locali per sviluppare dei sistemi di anticipazione di questi disastri e quindi l'idea con cui mi sono iscritto al master era quella anche poi di poter avere dei nuovi strumenti da utilizzare nel lavoro. Ora, in questa prima slide qua più o meno è presentato qual è il processo classico di sviluppo e di utilizzo dei dati in ambiente umanitario, no? Quindi abbiamo differenti fonti di raccolta, alcune primarie quando andiamo sul terreno
a chiedere effettivamente alle persone, altre invece sempre di più dati secondari, che siano quindi da satellite, e da drone, o da report di altre agenzie. L'idea è un po' quella che gli operatori umanitari devono cominciare a capire come vogliono approcciarsi ai flussi di dati in campo umanitario, in modo da poter prendere poi le decisioni migliori possibili. Quindi questa è un po' la presentazione, no? Dalla contestualizzazione al capire cosa si vuole fare, al concepimento di quello che si vuole fare, alla raccolta fino all'analisi, e poi ci sarebbe anche la diffusione dei dati, che sia tramite automated reports, dashboard insomma, o semplicemente altri tool. Questo è un po' il percorso, cioè Io non lo quelli che sento più. sono i bisogni. Purtroppo qua la connessione, io Andrea, mi ti abbiamo sentite? perso. No, Sa, io sa. lo sento, Andrea. Ok, perfetto, ottimo. Allora, in tutto Sei ciò tu, c'è un blackout Francesco. in tutta la città, ecco, ottimo. Quindi se spariscono una certa. E possiamo passare alla prossima slide. Così vi porto qualche esempio di alluvioni a cui abbiamo lavorato quest'anno, e in cui aver seguito il corso, i primi corsi, soprattutto i primi moduli del master, è stato utile. Quindi vi chiederei di passare alla prossima slide. Yes, ok, qui ci troviamo in Tanzania, alluvioni che sono capitate, qua stiamo parlando di aprile, quindi Rufiji River Basin, alluvioni devastanti in tutto il paese. Qualche mese prima erano successe nel nord, poi grandi precipitazioni nell'area arrivavano. E vedete i vari campi stabiliti dalla Croce Rossa del posto. E qual era il problema? Che muoversi in quei distretti non lo si fa tra strade, ci si muove lungo, quindi anche il solo dimensionamento dell'area alluvionata era una challenge non indifferente, ecco. Quindi capire quali erano le aree alluvionate e sovrapporre questa informazione alle informazioni georeferenziate su dove avevamo attivi campi. Questo era uno dei task principali. Per fortuna il primo modulo del master, quelli di febbraio-marzo, avevano a che fare con l'utilizzo dei dati satellitari, e quindi quello che vedete qua in rosso nell'immagine di sinistra, ma è la stessa immagine anche a destra con un altro colore, è la lettura da Sentinel-1, di quelle che sono le aree che riflettevano sufficientemente da farci dire ok, quella lì è una zona alluvionata. Si tratta di dati non particolarmente precisi, si tratta di quadrati di 90 metri per 90 metri, quindi non eccessivamente precisi, e catturano quella che è la cosiddetta acqua libera, quindi l'acqua in cui le persone, cioè, non possono camminare, per cui cioè, l'area è alluvionata con l'acqua che arriva alle ginocchia, alle spalle, insomma, che impedisce, per capirci, la logistica in campo umanitario, ecco. E qui vedete come i vari campi che sono stati stabiliti poi per le internally displaced people che erano lì sono stati poi mappati, e si mappano abbastanza bene sull'area vicina. A questa abbiamo anche sovrapposto quelle che erano le informazioni raccolte sempre open tramite OpenStreetMap dei fiumi, perché poi di fatto tramite delle barche i colleghi poi sono riusciti a raggiungerli, ad andare a vedere di persona. Quindi questo è un esempio di come abbiamo utilizzato dei dati satellitari proprio per tenere traccia e aiutare anche i colleghi sul posto a capire quali aree erano alluvionate e quali non lo erano durante l'alluvione, cioè mentre stava succedendo l'evento, e siccome è durata poi circa 40 giorni, monitorandolo poi con le disponibilità dei vari satelliti che passavano sopra. Quindi questo è un esempio. Possiamo muoverci nell'altra slide, ci spostiamo in Sud Sudan. In Sud Sudan, dove la modellazione delle alluvioni in realtà è un attimo diversa, cioè si usano comunque dati da satellite, ma siccome il terreno può catturare, qua stiamo parlando del bacino del fiume Nilo, che dalle elementari sappiamo che una volta all'anno, no, esonda. In Egitto lo sanno controllare, in Sud Sudan l'infrastruttura di controllo non è così forte, quindi ci sono queste grandi wetland, queste grandi paludi dove si espande. Qual è il problema? Che utilizzare la stessa tecnica
con le stesse source da satellite dell'esempio precedente non funzionerebbe perché c'è una copertura di alberi troppo alta e il contenuto di acqua nel terreno è anche importante per l'agricoltura, cioè se la quantità di acqua nel terreno è troppo alta, io non sono un esperto botanico, ma immagino che la radice maceri e quindi non cresce niente. Quindi i colleghi del WFP hanno sviluppato questo modello che guardando sempre dalle immagini di Sentinel la differenza all'infrarosso tra il giorno e la notte, scegliendo appropriatamente alcuni livelli di soglia, sono riusciti a stimare la quantità d'acqua nel terreno che in caso di questi alluvioni era la variabile che ci interessava a noi poi per la pianificazione poi di quella che doveva essere la nostra assistenza. Quindi qual è il punto? Scenario simile, tecnica completamente diversa. Nel master c'è anche una sezione sulla creazione di indici e questo è un esempio applicativo di un indice che in realtà non è particolarmente codificato. Stiamo credo ancora aspettando l'articolo da parte loro dove ci danno tutti i dettagli, però per dire che sono applicazioni proprio di dati da satellite che siamo riusciti a utilizzare e che tra l'altro l'alluvione in Sud Sudan è devastante ed è in corso in questo momento e sta peggiorando e quindi sono dati che vengono utilizzati proprio per prendere le decisioni, ecco, in campo umanitario, quindi poi hanno anche un'applicazione pratica diretta. Questo come un paio di esempi nell'ultimo anno in cui ho applicato direttamente io o ho beneficiato di argomenti che vengono trattati nel master poi per la mia parte lavorativa. A voi la parola di nuovo. Grazie Andrea, estremamente interessante vedere come il master poi venga applicato veramente in ambiti più disparati, veramente. E a questo punto lascio la parola, penso dal punto di vista amministrativo, a Unismart, così ci dicono le ultime cose e trovate comunque tutte le informazioni anche nel loro sito. Grazie mille a tutti i relatori, mi inserisco io con delle veloci comunicazioni di carattere più amministrativo, però importanti. Da tenere a mente è la data che vedete, la scadenza delle preiscrizioni, scadenza che è quella del 8 ottobre 2024 ore 12:30. Entro tale data è necessario effettuare la prescrizione online al master, cioè vincolante per poi accedere alla graduatoria ammessi e di conseguenza poter immatricolarsi. Quindi teniamo a mente questa data, c'è una procedura online da fare, potete essere accompagnati operativamente in questa procedura che richiede un 20 minuti, se devo darvi una stima, che è da fare appunto online, dove vi viene richiesto di anche allegare dei documenti, il curriculum vitae e altri documenti che ritenete possono essere meritevoli di attenzione da parte della commissione che pochi giorni dopo, rispetto al giorno 8 ottobre, andrà ad identificare una graduatoria ammessi, appunto, che sarà resa pubblica e resa visibile sul sito web del master. In calce alla graduatoria stessa ci saranno poi le istruzioni per finalizzare e quindi immatricolarsi, passare da pre-iscritti a iscritti attraverso il pagamento della prima rata. Questo per darvi un orizzonte un po' temporale rispetto ai prossimi mesi. Di conseguenza l'importanza appunto di tenere a mente questa data, quella dell'8 ottobre. Do un'ultima comunicazione prima di lasciare poi spazio alle domande da parte dei partecipanti. Mi aggancio a quel che era stato accennato prima dal professor Pirotti, che riguarda eventuali agevolazioni per l'adesione al master. Oltre alla possibilità di aderire come uditori, vi è anche la possibilità per i dipendenti pubblici di usufruire del protocollo PA 110 e lode. Vi è questa facilitazione, trovate la quota, diciamo, retta per l'iscrizione ridotta dedicata appunto ai dipendenti pubblici che hanno l'opportunità, grazie a questo protocollo a cui il master aderisce, di vedersi riconosciuta, insomma.
Lascio ora la parola Scusa a... Mattia, c'è una domanda Prego. in chat Sì. legata alle eventuali agevolazioni per persone disabili al 100%. Allora, assolutamente sì, trovate proprio le specifiche anche sull'avviso di selezione. In ogni caso, questa fattispecie prevede proprio l'adesione con il pagamento dei 22,50, se non erro, solo dei 22,50, quindi non della retta, 22,50 che riguardano l'assicurazione. Quindi c'è questa, confermo esserci questa agevolazione per la partecipazione a persone con disabilità superiore al 65, vado a memoria, per cento, quindi sicuramente questo. Spero di aver risposto. Eventualmente tutti i dettagli li trovate, ripeto, nell'avviso di selezione, c'è il tasto che vi rimanda appunto nel sito proprio del master, e trovate appunto queste specifiche che vi ho anticipato ora verbalmente. Grazie. E quindi adesso lasciamo lo spazio alle domande, mi Raccogliamo sembra. assolutamente eventuali domande. Vedo, se volete, mi faccio da portavoce. Il project work deve essere discusso in presenza o anche online? Posso rispondere anch'io? È tutto online. Tutta la gestione del master avviene online, la discussione dei project work è online in 2 sessioni, una sarà verso fine settembre, una verso fine ottobre, almeno quest'anno è così, ma è tutto online. Non è necessario mai venire in presenza a Padova. Grazie. Se vi sono altre domande, volentieri. C'è ancora un po' di tempo. E aggiungo, mentre aspettiamo le domande, Sì. che ovviamente l'interazione con i docenti, anche queste sono online, anche on request, nel senso noi mettiamo delle date dove facciamo degli incontri e a volte queste date non soddisfano tutti per motivi lavorativi, quindi si va a trovare delle date alternative. Ecco, l'interazione con i docenti rimane, anche se il corso è completamente online, e anche durante la stesura del project work, dove siete ovviamente è un lavoro vostro, però noi vi sosteniamo nel caso abbiate bisogno di chiarimenti e quanto avrete un tutor specifico, un docente specifico che vi assiste durante il project work. Viene chiesto, con la laurea magistrale in scienze biologiche è uno dei titoli utili per poter aderire al master? Sì, assolutamente sì. Sì, sì. E Basta che sia una laurea magistrale, perché essendo un master di secondo livello ci si accede con la laurea magistrale. Ottimo, anche in audio se preferite, per le domande. Altrimenti nel sito del master ribadisco che come segreteria organizzativa trovate proprio tutti i contatti della segreteria organizzativa dell'unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica, UBEP. Potete riferirvi assolutamente a quei contatti. Quindi se vi venissero in mente delle domande anche post questo Open Day avete la possibilità di recuperare in questo modo. Ricordo, come già accennato all'inizio, che la registrazione dell'Open Day sarà disponibile già dai prossimi giorni, sempre dal sito del Master, laddove vi siete preiscritti. E nel frattempo do un'ultimissima comunicazione che può essere di interesse. È previsto un Open Day di presentazione a cura del professor Dario Gregori dell'intera offerta formativa post lauream dell'unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica. Questo si terrà giovedì 19 settembre dalle ore 16 alle ore 17. Per gli interessati c'è la possibilità di iscriversi gratuitamente, è uno Zoom di presentazione di un'ora circa, sempre laddove vi siete iscritti anche a questo Open Day. Vi sarà il tasto proprio per l'iscrizione, quindi ottenere
il link Zoom per poter appunto partecipare a questa presentazione da parte del professor Gregori dell'intera offerta formativa post lauream dell'unità UBEP, di cui fa parte anche il master odierno. Non so se ci sono altre domande, altrimenti ci avviciniamo alla conclusione, rimanendo, ripeto, a disposizione anche i contatti che trovate sul sito web del master. Io ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti, ringrazio tutti i partecipanti e auguro a tutti un buon pomeriggio. Grazie. Grazie Mattia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.